Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. Come avete già visto ovviamente dalla schermata, sorteggio simulato di questa Champions League 2023-2024. Lo potete fare assolutamente anche voi da casa sul sito della Champions League. Prendiamo noi le palline e vediamo come si compongono i gruppi aspettando il sorteggio ufficiale di domani. Le quattro fasce si sono delineate, pot 1, pot 2, pot 3 e pot 4 qui. Andiamo a fare la nostra, una sorta di prediction simulata. Vai, prendiamola così. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti a fine video, in base ai gruppi che usciranno poi così, e speriamo che nel caso il Napoli dovesse avere un gruppo abbordabile, almeno di rispettare questa simulazione nell'ufficialità di domani. Comunque, per chi è nuovo ragazzi, iscrivetevi al canale prima di cominciare e attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti, e un like per un sorteggio fortunato domani per il nostro Napoli. Allora, andiamo a fare il primo pot. City, Siviglia, Barcellona, Napoli, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Benfica e Feyenoord. Ovviamente è solo il primo pot è solamente per assegnare il gruppo. Il Napoli nel gruppo E, Benfica nel gruppo F, Bayern Monaco G, Manchester City nel gruppo H. Andiamo a fare subito il secondo pot. Squadre da evitare in questo secondo pot: Real Madrid, Manchester United e Borussia Dortmund, e anche l'Atletico Madrid. Preferirei nel gruppo del Napoli un Lipsia, un Porto e anche un Arsenal. Andiamo a vedere. Eccolo qua. L'Arsenal può finire tranquillamente nel gruppo del Napoli. Prendiamo questa qui. Niente. Benfica, Arsenal. L'Arsenal è il gruppo del Benfica. Lipsia, gruppo del Napoli e gruppo del City. E va a finire nel gruppo del Barcellona. Perfetto. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund nel gruppo del Paris Saint-Germain. Il Borussia Dortmund, mamma mia, Paris Saint-Germain e Borussia. Atletico Madrid, eccolo qua, questo viene nel gruppo del Napoli. E no, e invece scansiamo anche l'Atletico Madrid, va a finire nel gruppo del Bayern. Manchester United con il Siviglia, internazionale che non può finire nel gruppo del Napoli con il Manchester City, l'Inter e il Real Madrid lo becchiamo assolutamente. Io figuriamoci se non usciva il Real Madrid nel girone. Vabbè, Paris Saint-Germain e Dortmund, Siviglia e Manchester United nel gruppo B, Feyenoord e Porto, Barcellona, Lipsia, Napoli, Real Madrid, Benfica e Arsenal, Bayern Monaco e Atletico Madrid, City e Inter. Mamma mia, non poteva andare peggio sia per l'Inter sia per il Napoli. Andiamo avanti. Shakhtar, Salzburg, Rangers, Milan, Braga, Lazio, Crvena, Zvezda e Copenaghen nel terzo pot. Squadre da evitare: forse un Salzburg e uno Shakhtar. Il resto abbordabilissime come squadre. Shakhtar, vediamo. Shakhtar va a finire nel gruppo del Feyenoord, Porto e Shakhtar Donetsk. Copenaghen nel gruppo del Benfica con l'Arsenal, la Lazio, Siviglia, Manchester United e Lazio. Mamma mia. Barcellona, Lipsia e Milan. Altro gruppo tostissimo. Bene, le italiane sono andate tutte male finora. Squadre da evitare, l'ho detto prima: Shakhtar e Salzburg. Chi va a finire nel gruppo E? Il Salzburg, assolutamente. Poteva mai andare diversamente sta cosa? Non poteva andare diversamente. Rangers. I Rangers vanno nel gruppo con Bayern e Atletico Madrid. Braga, City internazionale, City, Inter e Braga. Mamma mia. Piove sul bagnato. Crvena, Zvezda nel gruppo con Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. Ultimo pot: Young Boys, Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Newcastle, Union Berlin, Antwerp, Anversa e Lens. Il Lens di Danzo. Io voglio il Lens di Danzo nel gruppo del Napoli perché lo voglio affrontare faccia a faccia dopo gli sfottò che stanno già pagando, perché il karma non è mai di festa praticamente, quindi molto probabilmente in Francia non lo sapevano ma lo stanno già pagando. Danzo ha fatto già diversi errori che già quei 40 milioni scendono già a 25 di valutazione. Comunque, quarto pot: squadre da evitare, secondo me
per una quarta fascia. L'Union Berlin ha fatto un inizio di Bundesliga molto convincente, poi vedremo se dovesse andare avanti così. Un Galatasaray da evitare per il campo caldo e per la squadra che comunque c'è assolutamente, pur essendo una quarta fascia, e forse un Newcastle, ma sono abbordabili. Comunque, Galatasaray, Union Berlin e Newcastle, ma becchiamo uno di queste tre nel gruppo del Napoli, assolutamente. Lens, vieni a Napoli, niente. Nel gruppo dell'Inter, City, Inter, Braga, Lens. Si conclude il primo gruppo H. Real Sociedad. Solo nel gruppo F, Benfica, Arsenal, Copenaghen e Real Sociedad, Newcastle, Paris Saint-Germain, Dortmund, Crvena, Zvezda e Newcastle. Si conclude anche il gruppo A, così come il gruppo F. Union Berlin, eccolo qua. E io sapevo. Squadre da evitare. Union Berlin, Salzburg, Union Berlin, Galatasaray, ho detto, e Newcastle. Becchiamo l'Union Berlin perché figuriamoci. Aia, aia. Celtic nel gruppo del Feyenoord, mancano il Galatasaray nel gruppo del Milan, mamma mia. Young Boys nel gruppo della Lazio e Antwerp nel gruppo del Bayern Monaco. Mamma mia ragazzi, se così, se fosse veramente così domani, mani nei capelli per le italiane, assolutamente. Forse l'Inter ha beccato una terza e quarta fascia abbordabilissima e ha solo il City nel gruppo. Il Milan è rovinatissimo, Barcellona, Lipsia, Milan e Galatasaray è un gruppo di fuoco, assolutamente. Non meglio la Lazio, ma la Lazio comunque di terza fascia te la potevi aspettare che beccava due forti. Siviglia e Manchester United non ha beccato nemmeno le più forti tra primo e secondo pot, quindi si può considerare anche un sorteggio, diciamo, onesto, visto che sei di terza fascia, però un gruppo comunque difficile, difficile da passare. Paris Saint-Germain, Dortmund, Crvena, Zvezda, quando comincerò a pronunciarlo come si deve questo nome, vedremo, e Newcastle, abbordabilissimo, Paris Saint-Germain e Dortmund già passate nel caso dovesse essere questo il gruppo. Benfica, Arsenal, Copenaghen e Real Sociedad. Real Sociedad potrebbe rompere le uova nel paniere, ma diciamo che Benfica e Arsenal sono nettamente superiori alla terza e quarta fascia qui. Così come Bayern Monaco e Atletico Madrid dovrebbe essere facile passare per le due. L'Inter l'abbiamo detto, alla fine terza e quarta fascia abbordabilissimo. Ed ecco un altro gruppo di fuoco insieme a questo. Gruppo D e gruppo E, Milan e Napoli hanno beccato il peggior sorteggio. Il peggior sorteggio, assolutamente. E il Napoli becca il Real Madrid di seconda fascia. Il Salzburg quando c'erano Copenaghen, Crvena Zvezda, Braga da poter prendere e anche lo Shakhtar che ritengo meno forte del Salisburgo e l'Union Berlin addirittura di quarta fascia quando avevi grande scelta ma vai a beccare squadre che stanno in forma. Poi l'Union Berlin dobbiamo vedere se continuerà la forma, lo stato di forma attuale in Bundesliga. Fatto sta, mi auguro che non sia questo il sorteggio ufficiale. Poi segnatevi questi gruppi ragazzi, o fate uno screenshot così domani dopo il sorteggio o andiamo live o sicuramente uscirà qualche video, confrontiamo anche questa simulazione con le ufficialità di domani. Speriamo che non siano questi i gruppi assolutamente, né per il Napoli, né per il Milan, né per la Lazio e forse l'Inter, anche se ha il City nel girone. Però abbordabile la terza e quarta fascia. Fatemi sapere la vostra nei commenti ragazzi, iscrivetevi al canale, sempre Forza Napoli, ciao!